Benvenuti, questa è Teen Science ed oggi parliamo di come ha avuto origine la festa della donna. Bisogna tornare indietro a metà dell'Ottocento, quando i primi movimenti femministi lottarono per i diritti delle donne. Parliamo in particolare delle suffragette, che furono un gruppo di donne coraggiose e risolute che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento lottarono tenacemente per ottenere il diritto di voto per le donne. Questi movimenti erano diffusi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La loro storia è un capitolo fondamentale nella lotta per i diritti delle donne e per la parità di genere. Le suffragette britanniche emersero all'inizio del XX secolo. Infatti, con la Women's Social and Political Union, fondata nel 1903 da Emmeline Pankhurst e le sue figlie, cominciarono i veri e propri movimenti attivi per i diritti delle donne. A differenza degli altri gruppi femministi dell'epoca, le suffragette britanniche divennero note per le loro tattiche militanti, che includevano proteste rumorose, interruzione di eventi politici e talvolta anche atti di vandalismo. Questi metodi erano volti a ottenere l'attenzione pubblica e politica sulle questioni del suffragio femminile, e le suffragette affrontarono significative resistenze e ostacoli, perché la mentalità dell'epoca era molto chiusa nei loro confronti. In Gran Bretagna molte furono arrestate e sottoposte a condizioni difficili e umilianti in prigione, incluse le forzate alimentazioni durante gli scioperi della fame. Il loro lavoro, tuttavia, portò alla concessione del diritto di voto alle donne. Nel Regno Unito, infatti, le donne ottennero il voto nel 1918, anche se solo le donne sposate e con almeno 30 anni potevano votare. Bisognerà aspettare il 1928 per poter votare a 21 anni. Negli Stati Uniti, invece, il primo movimento femminista comparirà nel 1848 con la Convention di Seneca Falls. Quello fu un evento pionieristico nella lotta per i diritti delle donne. Negli Stati Uniti questo tipo di movimenti avevano un carattere meno militante che nel Regno Unito, perché si concentravano maggiormente su attività di lobby, su discorsi, marce e campagne di sensibilizzazione. Cionondimeno, negli Stati Uniti le suffragette lottarono contro una cultura politica e sociale profondamente radicata che escludeva le donne sia dalla sfera pubblica sia dalla sfera politica. Ciononostante, con il 19° emendamento, nel 1920, le donne ricevettero il diritto di votare. E nel mentre in Italia come eravamo messi? In Italia bisognerà aspettare il 1946 perché le donne potessero andare a votare. Nel 1946 ci fu il referendum che permetteva di scegliere fra repubblica e monarchia. E quella fu la prima volta in assoluto che alle donne italiane venne concesso di votare. Ma in tutto questo contesto, perché la festa della donna si celebra il 9 marzo? Per rispondere a questa domanda bisogna tornare agli inizi del XX secolo e considerare i movimenti delle donne lavoratrici e i loro sforzi per ottenere migliori condizioni lavorative, diritti politici e parità di genere. Le radici di queste giornate possono essere rintracciate negli Stati Uniti, dove nel 1908 le lavoratrici del settore tessile si misero in sciopero per protestare contro le disumane condizioni di lavoro. Questo evento diede il via ad una serie di movimenti simili. L'anno seguente, nel 1909, il Partito Socialista d'America istituì la prima giornata nazionale della donna, celebrata l'ultima domenica di febbraio. Ma l'evento che più fortemente influenzò la scelta dell'8 marzo fu un tragico incendio avvenuto nel 1911 in una fabbrica tessile di New York, dove persero la vita 140 lavoratrici, la maggior parte delle quali erano giovani donne. Questa tragedia mise in evidenza le precarie condizioni lavorative e di sicurezza a cui erano sottoposte le donne, alimentando ulteriormente le richieste di riforme. Una delle cause principali del disastro fu infatti la mancanza di adeguate misure di sicurezza nell'edificio. Infatti le uscite di sicurezza erano inadeguate ed alcune addirittura bloccate o chiuse a chiave. Questo veniva fatto per impedire furti oppure pause non autorizzate, ma di fatto resero difficile se non impossibile la fuga per moltissime lavoratrici.
Il risultato fu che questa orrenda tragedia ebbe un forte impatto sull'opinione pubblica e stimolò un movimento per la maggiore sicurezza sul lavoro. Contribuì alla creazione di nuove leggi sulle condizioni lavorative, inclusi standard più elevati per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Il disastro fu anche un catalizzatore per la crescita di nuovi sindacati femminili come l'International Ladies Garment Workers Union, che lottò per migliori condizioni lavorative per tutti i lavoratori del settore tessile. Quindi possiamo dire che questo incendio rimane un momento cruciale nella storia del lavoro americano e nella lotta dei diritti per i lavoratori, in particolare per le donne. In realtà, già un anno prima di questa tragedia, nel 1910, durante la seconda conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, venne proposto dal movimento femminista tedesco di stabilire una giornata internazionale per le donne al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle lavoratrici. L'idea fu accolta con entusiasmo e già l'anno successivo venne stabilita la Giornata internazionale della donna, che veniva celebrata per la prima volta in diversi paesi europei l'8 marzo. E proprio perché quella data ispirava il ricordo della tragedia di New York che nessuno voleva più si ripetesse, ed era il simbolo dello sfruttamento delle donne e del bisogno di emancipazione che queste hanno. Da quel momento la festa della donna diventa un'occasione annuale per richiamare l'attenzione sui diritti delle donne, compresa la lotta per il suffragio femminile che in molti paesi non era stato ancora ottenuto. Negli anni successivi la giornata acquisì un significato sempre più internazionale, diventando un simbolo della lotta per l'uguaglianza di genere. Il tempo passa e le conquiste continuano a progredire. Infatti abbiamo visto come nel dopoguerra in Italia si ebbe il voto per la donna, però è solo con i movimenti degli anni 60 e 70 delle femministe che si conquistano nuovi traguardi, che videro la rinascita del movimento femminista, spesso indicato come la seconda ondata del femminismo. Questo movimento si concentrò su questioni come la parità di diritti in ambito lavorativo, l'educazione, i diritti sessuali e riproduttivi e la lotta contro la violenza domestica e il sessismo. E al contempo le donne combatterono per la parità di retribuzione e per l'accesso a professioni e posizioni precedentemente dominate dagli uomini. Uno degli aspetti più significativi di questo periodo fu la lotta per il controllo dei diritti riproduttivi, inclusa la legalizzazione della contraccezione e l'accesso all'aborto. La pillola anticoncezionale venne introdotta nei primi anni 60 e divenne un simbolo per la liberazione sessuale delle donne. Si ebbe maggior accesso all'educazione e quindi si assistette ad un aumento delle opportunità educative per le donne, con un maggior numero di donne che accedevano all'istruzione superiore e all'università. Inoltre si diffuse la sensibilizzazione sui temi come la parità di genere e il ruolo delle donne nella società. L'8 marzo è la festa della donna e si regala la mimosa. Ma perché si regala la mimosa in Italia? Bisogna tornare indietro, all'incirca nel dopoguerra, per capire perché questa tradizione sia cominciata. Perché l'uso della mimosa come simbolo per la festa della donna è stato adottato per la prima volta nel 1946. E questo fu un fiore scelto da 3 donne partigiane attiviste, che erano Teresa Noce, Rita Montagnara e Teresa Mattei. Scelsero questo fiore perché era un segno di riconoscimento e solidarietà tra le donne in un periodo di rinascita e cambiamento per il paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché la mimosa ha un particolare simbolismo, è apparentemente un fiore delicato, ma allo stesso tempo tenace e resistente e può crescere in condizioni difficili. Quindi queste caratteristiche sono state viste come un simbolo della forza e della resilienza nelle donne, che hanno affrontato e superato molteplici sfide nella storia. Per di più, la mimosa è un fiore che fiorisce all'inizio di marzo e quindi è facile da reperire. La sua abbondante fioritura in questo periodo ha poi reso la mimosa una scelta pratica ed economica molto conveniente.
Infine c'è un altro punto che merita di essere considerato, perché mentre celebriamo le conquiste delle donne, ma nei paesi industrializzati, non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle realtà di altri paesi poveri o in via di sviluppo, dove bambine, donne, ragazze mancano dei diritti fondamentali. Casi in cui l'accesso all'istruzione primaria, oppure la minaccia di nozze infantili o la violenza di genere sono una cosa tuttora presente. Quindi ogni passo in avanti delle società avanzate dovrebbe trovare il modo di trainare con sé anche una simile evoluzione dei rapporti uomo-donna anche in paesi storicamente rimasti indietro. E quindi in questo contesto è essenziale che la lotta per i diritti delle donne nei paesi che possiamo definire tipo i paesi occidentali che sono più sviluppati, questo deve servire da traino per i paesi dove bambine e donne abbiano piano piano lo stesso diritto degli uomini. Così facendo possiamo sperare di costruire un futuro in cui ogni bambina, ogni donna, a prescindere dal luogo in cui sia nato o dalle circostanze, abbia la libertà e le opportunità di realizzare il proprio potenziale, perché la lotta per l'uguaglianza non può considerarsi completa fino a quando non possiamo considerare l'emancipazione presente in ogni paese del mondo, per ogni bambina, per ogni ragazza, per ogni donna, garantendo non solo i diritti di base, ma anche le opportunità per prosperare sia come singolo e sia come nazione dove queste donne vivono. Questo è il mio augurio per le donne del futuro, il mio augurio per i prossimi anni che verranno con nuove e future feste delle donne. Per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace o magari iscrivetevi al canale o magari lasciate dei messaggi. Noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!